Porca la... Voi tutto bene? Oggi vi voglio raccontare un'altra storia. Per chi segue il vlog dall'Australia, questo video non farà parte del vlog, quindi torna la settimana prossima. Oggi, proprio oggi, 8 dicembre, voglio parlarvi di un altro avvenimento. Questa storia iniziò 6 anni fa, 8 dicembre 2012, quando una nostra cara amica decide di festeggiare il suo compleanno in una baita, in montagna. Precisamente ad Alagna. Lei era frequentatrice di questo posto e decide di organizzare un gruppo di una decina di amici, se non sbaglio eravamo, andare su l'8 dicembre, raggiungere la baita, festeggiare la notte e il giorno dopo tornare a casa. Io sono uno di quelli che quando va per mare o va a camminare in montagna tengo sempre d'occhio aggiornato le previsioni atmosferiche. Quella volta, ahimè, non l'ho fatto. Forse mi sono fidato di questa nostra amica? Non lo so. Bene, arriviamo ad Alagna, parcheggiamo la macchina, io inizio a fare le mie riprese con la mia GoPro. Si sa che quando si è in compagnia si scherza molto e non lo so, forse si ha anche un po' più di forza. Buongiorno a tutti, compleanno di Chiara, tra l'altro è il giorno della Madonna. È un giorno della Madonna. Chiara saluta. Saluta Chiara. Ora vi mostrerò il nostro itinerario. Praticamente noi partiamo qua dal paese di Alagna e camminando per 2 ore e mezza, 3, supereremo questa montagna che il mio collega vi inquadrerà adesso. Dov'è che è la montagna? Supereremo questa montagna. Dietro questa montagna c'è un'altra cima dove noi andremo a collocarci. Dove? Per una notte e un giorno. Come aveva detto Neil, ci volevano 2 ore, 2 ore e mezza, 3 forse per i più lenti. Io me l'ero immaginata come una semplice camminata delle mie in montagna, un po' di trekking e via. Mi ero portato i bastoni da neve. Assolutamente non avrei mai pensato che servissero i ramponi, benché meno le ciaspole. Era l'8 dicembre e inizio stagione, neve ce ne sarà, ma no dai, sarà una camminatina tranquilla, mai sottovalutare. Quindi iniziamo a camminare, giù ad Alagna forse c'erano, a dir tanto, 2 cm di neve? Roba da poco, io avevo sui miei scarponcini da trekking. Via, iniziamo ad andare e pian piano il sentiero inizia a non vedersi più. Ecco, ora riprendiamo la chicca che tenta di salire. Cammina, va all'indietro. No, ma è la strada giusta. Marcolino, cosa dici? Bene, facciamo una ripresa della bufera in atto. Si faceva una fatica bestia, da lì ho iniziato a pensare forse era meglio portarsi le racchette da neve, anche perché se qui arriva sotto le ginocchia chissà su. Allora come si sta? Spettacolo! Altro che Milano! C'è giusto un po' di arietta. Il morale era alto, eravamo un bel tot di amici, qualcuno un po' più indietro, qualcuno un po' più avanti. Arriviamo a un certo punto in cui siamo persi, ahimè, e questa mia amica Chiara non riusciva a trovare il sentiero. D'altronde il sentiero non era tracciato, c'era tutta neve fresca, aveva nevicato molto probabilmente la notte prima. Cercavamo una quercia, ma chissà mai come sono fatte queste querce. Signore e signori, se vedete questo filmato è perché naturalmente ci saremmo persi e avete ritrovato la mia GoPro. Siamo immersi nella neve, questa è la situazione, vedete Fabio. Noi qua... Mi viene da piangere. Lei gli viene da piangere, bene, uno gli fa male al ginocchio, l'altro gli manca la Chetti. La Chiara è lì che cerca indicazioni stradali, ma... boh. Prova a chiedere ai passanti, non so. Non li conosco gli alberi. Uno scheletro di un uomo c'è, quindi... Sì, era quella, la quercia.
me la quercia è un albero, anche se sono un falegname, per me la quercia è un albero, non te lo saprei distinguere al momento. Te scherzi, ma vedi che si forma le crepe? Esatto. Ecco che arriva la bufera. E ale. Cerchiamo questa quercia non si trova, cerchiamo un po' di sentiero, andiamo a finire più verso destra e mi accorgo che proprio a 3 metri da me c'era un burrone. Fabio, ce la fai? Di là c'è un burrone. Guardo i ragazzi indietro e dico no, questa non è la strada giusta, bisogna tornare indietro. Si torna indietro, ma lì la neve era veramente alta e mancava ancora parecchio. Dicevano che bisognava passare un altro promontorio e poi eravamo arrivati, ma già mi immaginavo che mancava un bel po'. Chiara, cosa stai facendo? Ma perché gattoni? Arriviamo in questo punto in cui il vento inizia a soffiare veramente forte. Era proprio una bufera di neve. Chiara iniziava a chiamare per telefono, a cercare di contattare il conte. Il conte è il proprietario di questa baita, ma ora non mi ricordo se non c'era campo o il conte non rispondeva. Sta di fatto che dovevamo trovare il sentiero, dovevamo arrivare su e dovevamo farlo più presto perché iniziava a fare veramente freddo. Meno male che sei dietro. Sì, si è formato il mio polmo della mia. Vai raga, ho freddo. Vai, vediamo la chicca. Ale, chicca, hai fatto 10 passi e si ferma. Ciò che ti spingi. Vai su, no, l'ha trovato. Intanto fa un freddo tardo. Porca puttana. Allora, creare un buco. Porca dentro. Voi tutto bene? Sto succedendo qualcosa di brutto. Si è congelata la GoPro, raga. Aspetta, spengo un attimo. La neve, come avete visto, era veramente alta, non c'era modo di andare avanti e quello era arrivato il punto in cui dovevamo decidere molto probabilmente di voltare e tornare indietro, ma invece no. Per fortuna il conte sapeva del nostro arrivo, poco dopo l'abbiamo visto che scendeva con le racchette da neve e ci è venuto incontro. Da lì in poi io ho smesso di registrare, la mia GoPro era totalmente ghiacciata, se vedete avevo anche del ghiaccio sul naso, la mia mano naturalmente non avevo il guanto perché avevo la GoPro in mano, era totalmente ghiacciata. Lui ci ha fatto strada, senza di lui secondo me non avremmo raggiunto la baita. Dopo, se non sbaglio, 4 ore e mezza io e il conte siamo arrivati sulla baita. Mi riprendo un attimo e inizio a filmare. Vai chicca. Sempre ubriaco. Oh, conte. Vai, entra, aspetta, fammi filmare. Ah, mi sono ripigliato, figa. Riprendiamo il conte, il mito che vive in questo paradiso. Ma il tuo vero nome quale sarebbe? Giuseppe. Giuseppe? Oh sì. Io penso che gli altri avevano bisogno d'aiuto. Lì chi c'è? Anche professoressa Dennis, ma molti erano. Le persone arrivavano barcollando, stremate, qualcuno sembrava veramente ghiacciato. Marchino! Dai che sei arrivato! Milanese striscia. Dai Marco, l'ultimo pezzo di corsa. È stato impegnativo stavolta, mi sa. Ti ubriaco. Dai, dentro che ti scaldi. Bella Monti! Tutto bene, no? Monti. Guarda un goccio di trucco.
Datemi un goccio di succo per me. Là c'è uno che striscia. Io vado su, raga. Chiaretta. Mi sa che ci sono due cadaveri. Guarda le lasciare, non so se arrivano. Ma stai scherzando? Sì. In che senso? Non è panico, bisogna dir la cosa. E a un certo punto Chiara aveva detto che c'era qualcuno che era veramente in panico e lì un po' ho detto forse abbiamo tirato un po' troppo la cinghia, non dovevamo rischiare così tanto. Però sapete com'è, quando si è in gruppo non si dà mai peso così tanto al rischio e l'incoscienza purtroppo a volte prende il sopravvento. Le persone barcollavano per il vento, ma anche perché erano veramente stanche. Qualcuno è arrivato anche un'ora dopo. Comunque sia, per fortuna è andato tutto bene. La sera abbiamo festeggiato lì col Conte, abbiamo fatto una cena, piccolo festeggiamento per il compleanno di Chiara e siamo andati a letto. Ora vi mando al 9 dicembre 2012. Eccoci a quel famoso 9 dicembre 2012, il giorno dopo. Il meteo si era assestato, c'era bel tempo, io mi sono fatto una piccola camminatina proprio sopra un monte che c'era sopra la baita, ma roba di 20 minuti, non immaginate chissà che cosa. E nel pomeriggio avevamo deciso di scendere e tornare a casa, e così è stato. Quel famoso 9 dicembre 2012 è anche caratterizzato da un altro avvenimento, che al ritorno io e quella che è poi diventata mia moglie abbiamo avuto la prima cena insieme. Infatti per questo motivo che oggi ci sono dei regalini per lei, la colazione è pronta e io sto aspettando che si svegli. Questo video non voleva essere un video tragico assolutamente. L'unica cosa che voglio consigliarvi è non sottovalutate mai le condizioni atmosferiche. Prima di chiudere volevo salutare tutti i miei compagni di viaggio, ovvero amici che erano presenti quel famoso 8 e 9 dicembre. Un'altra cosa che volevo dirvi è metterò qui sotto il link della baita del Conte o alias Alpesattal. Questo è il tuo cucinino? Mamma mia, che storia. E questo è un letto? Io ho letto del Conte. Lo do il contratto tra il limone e la neve. Fa una polenta buonissima. Saluto anche il Conte. Bene, con questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale se volete essere aggiornati con i prossimi vlog dall'Australia. E che dirvi, ragazzi, siete fantastici e alla prossima settimana. Ciao.